Crash Bandicoot non ha bisogno di grandi presentazioni. È una di quelle serie che ha scolpito il proprio nome nell'immaginario collettivo negli anni 90 e 2000. Una saga che non solo ha definito un'epoca, ma ha anche avuto il merito di spingere i limiti del videogioco verso una nuova direzione: il 3D. Quando Naughty Dog pubblicò il primo Crash Bandicoot nel 1996, fu una rivoluzione. Un gameplay solido, divertente, pronto a sfidarti, personaggi carismatici e memorabili, un'atmosfera tropicale e surreale, densa di umorismo e mistero, che avrebbe influenzato generazioni di sviluppatori, ancora oggi. Insomma, Crash Bandicoot è stato il capostipite, o per meglio dire uno dei capostipiti, del platform in 3D. Il successo fu tale che superarlo sembrava impossibile, ma Naughty Dog ce la fece, e lo fece nel modo più sorprendente possibile, con un reboot. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone e oggi parleremo del secondo capitolo di Crash, ovvero Cortex Strikes Back, ma sotto una nuova luce, ovvero come Crash 2, il sequel, il primo sequel di Crash 1, sia in realtà un reboot. Ma prima di iniziare, sigla! Come dicevamo, nel 1997 uscì Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back, un titolo che non solo superò il primo capitolo, ma portò il franchise intero ad un nuovo livello di qualità. Eppure, dietro la sua apparenza di sequel perfetto, si nascondeva qualcosa di molto più sottile. Crash Bandicoot 2 è, a conti fatti, un reboot di se stesso. Ora, prima che mi ammazziate di commenti dicendo ma non è vero, cosa stai dicendo, Crash 2 è un reboot, andiamo un attimino a spiegare quello che intendo dire. Per reboot non intendo nel senso più tecnico del termine, ma più in quello concettuale. Naughty Dog prese tutto ciò che aveva funzionato nel primo capitolo, lo smontò, lo analizzò e lo ricostruì da zero. Il risultato fu un sequel che, in realtà, ridefiniva il proprio predecessore, migliorandolo in ogni suo aspetto. Per esempio, parliamo delle ambientazioni. Penso che uno degli ambienti più riconoscibili di Crash 1 siano proprio le giungle, vero e proprio setting non soltanto del primo capitolo ma della serie intera, visto che la maggior parte di tutta quanta la serie di Crash Bandicoot si svolge proprio nelle giungle, dell'isola Wumpa, dell'isola della follia in generale. Ecco, le giungle in Crash 2 sono più vive, più dense, più dinamiche. Se nel primo capitolo si respirava una natura quasi da cartolina, qui si entra in un mondo che respira, che reagisce. La pioggia, la neve, gli uccellini e anche i raggi solari. Tutto contribuisce a creare un'atmosfera cinematografica. I livelli ambientati nei templi, per esempio, non sono semplici riproposizioni, ma bensì sono reinterpretazioni. Laddove in Crash 1 dominava la luce del giorno o dell'imbrunire, in Crash 2 regna l'oscurità. Le ombre della notte si mescolano ai riflessi argentei della luna, rendendo l'esperienza più misteriosa, più matura. Anche i livelli fluviali subiscono una trasformazione significativa. Nel primo capitolo Crash saltava di tronco in tronco, cercando di non cadere in acqua. In Crash 2, invece, nonostante la telecamera sia prettamente la stessa, Crash monta su un jetboard e risale la corrente. Una metafora perfetta della filosofia del gioco stesso. Riprendere il flusso del passato, ma andare controcorrente per creare qualcosa di nuovo. Ma il cambiamento non riguarda unicamente gli ambienti. Parliamo anche del cast. Così come tutto quanto il resto del gioco, anche i personaggi subiscono un'evoluzione, spesso simbolica. Il caro dottor Embryo, per esempio, nonostante sia presente in Crash 2, lascia il posto da braccio destro di Cortex al dottor Engine, un villain diverso, ma più sfaccettato e memorabile. Un cambiamento di ruolo che modifica pesantemente anche elementi di gameplay e di visualizzazioni. Se nel primo gioco infatti avevamo animali mutanti come nemici generici, per esempio gli sgherri di Pinstripe o i gechi giganti nei templi, tutti opera ovviamente del mutaggene di Embryo, in Crash 2 abbiamo gechi, tartarughe e anche opossum modificati per renderli dei cyborg. Questa è opera dell'operato di Engine, che si basa sulla robotica e non sulle mutazioni. Koala Kong
cede il posto a Tiny Tiger. Entrambi rappresentano la forza bruta priva di intelletto, ma Tiny incarna una fisicità più dinamica, agile e selvaggia, capace di trasmettere potenza senza risultare rigida. Per esempio, la più grande differenza tra Kong e Tiny è l'utilizzo degli arti. Kong utilizza principalmente le braccia, anzi unicamente le braccia, mentre Tiny, nonostante sia pompato sopra e secco sotto, ha una grande potenza di gambe, visto che comunque il suo attacco principale è il salto. E poi c'è lei, Coco Bandicoot. Dove Touna, la fidanzata di Crash, era relegata al ruolo di damigella da salvare, nonostante nei piani iniziali fosse un personaggio molto più attivo che cercava di colpire Cortex dall'interno del castello tramite una rivolta dei mutanti, Coco entra in scena come personaggio attivo, intelligente, determinato. È la mente tecnologica che affianca Crash durante le sue missioni ed in molti modi rappresenta l'evoluzione del franchise stesso, da semplice avventura d'azione a saga di personaggi vivi, interconnessi, moderni. È proprio grazie a Coco se Crash scopre del tradimento di Cortex tramite appunto l'hacking della sorellina ai danni del povero dottore, una cosa che Touna, nonostante avesse la forza e l'intelligenza, non sarebbe mai riuscita a fare. Ed è proprio in queste piccole cose che secondo me Crash 2 riesce a decontestualizzare tutto Crash 1 per portarlo sotto una nuova luce. Ciò che rende Crash Bandicoot 2 speciale è proprio questo. Non è soltanto un sequel migliore, è una rielaborazione consapevole del suo predecessore. Naughty Dog non ha semplicemente aggiunto livelli o inserito nuove meccaniche, graditissime, attenzione. Ha rielaborato ogni elemento per costruire un'esperienza più coerente, più fluida, più elegante. Ogni ambientazione, ogni boss, ogni animazione è una dichiarazione di intenti. Possiamo fare di più e possiamo farlo meglio. Il risultato è un titolo che non ha soltanto ridefinito l'idea di platform 3D, ma anche l'idea stessa di sequel. Non più un passo in avanti e basta, bensì un salto in alto, un salto consapevole, calibrato, perfettamente bilanciato tra innovazione e nostalgia. Oggi, guardando indietro, Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back non è soltanto un tassello fondamentale nella storia di un franchise molto amato, è la dimostrazione che anche un sequel può essere un reboot, se nasce dal desiderio di migliorarsi e non soltanto di ripetersi. È l'esempio perfetto di come una software house possa crescere assieme al suo personaggio, imparando dai propri limiti e superandoli con creatività, umorismo e un tocco di follia. E in fondo questo è sempre stato il segreto di Crash: cadere in una buca, rialzarsi e poi superarla. Questa mia idea riguardo Crash 2 come una sorta di reboot di Crash 1 l'ho sempre avuta in questi anni. Ne ho parlato anche in varie live da Junkio98 e molti di voi che hanno seguito quelle live ricorderanno qualcosina riguardo questa discussione. Volevo sapere semplicemente che cosa ne pensavate voi. Se avete mai riscontrato queste somiglianze, questa decostruzione di Crash 1 in Crash 2. Se ci pensate, alla fine credo che la regola per un sequel di un grande titolo, che sia un film o una serie TV o un videogioco che ha avuto un tanto successo, sia proprio quella di studiare questo titolo che ha avuto tanto successo ed imparare dalle cose che magari sono riuscite meno per portarle sotto una nuova luce, per svecchiarle, per lustrarle. Alla fine credo che qualsiasi cosa possa essere una potenziale gemma grezza, bisogna semplicemente pulirla. Bene Crashari, anche per oggi questo video finisce qui. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back!
Nonostante tutto, Crash 2 è stato uno dei miei primi approcci alla serie, ma il mio cuore resterà sempre su quello Warped bello e dannato che mi faceva bestemmiare in senso ovviamente romantico con quella dannatissima moto. Che a proposito, se ben ricordate, ci ho fatto pure un video sulla moto, andatevelo a rivedere.